Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per raccontare la mia esperienza con il Tesla Wall Connector. Ho deciso quindi di acquistare questo fantastico oggetto. Questo è un rapido unboxing. La scatola è pesantissima, pesa penso quasi 20 kg. Al suo interno troviamo il wall connector con ben 7 metri di cavo. Qui stupenda la scritta: grazie per averci aiutato a cambiare il mondo verso l'elettrico. Dentro troviamo il classico dépliant con istruzioni varie che noi non leggeremo. Questa è una pratica placca per mettere gli stop al muro per fare da mascherina. Oggetto veramente imponente, anche se non sembra. Qui lo stavo provando da casa, da sopra, prima di andare al garage, configurandolo wifi. Ho collegato tutta quanta la cavettistica dentro, collegato, funzionante. Qui è il cuore che pulsa con il verde, quindi è tutto completamente funzionante, in attesa di ricaricare qualche macchina. Da qui ho iniziato ad avere dei piccoli problemi iniziali con la connessione al dispositivo. Poi ho capito il problema. Praticamente stavo utilizzando una VPN e tramite VPN non si riusciva a connettere con il dispositivo. Quindi dopo varie imprecazioni, sono quasi per caso, sono riuscito a capire il problema. E quindi una volta disabilitata la VPN, poi dopo diciamo che è andato tutto per il meglio. Qui varie problematiche iniziali perché mettevo praticamente non si connetteva al wifi. Poi niente, levando la VPN, diciamo che è stato un gioco da ragazzi. Inizialmente non riuscivo a capire come mai non si collegasse. Poi niente, ho disconnesso la rete VPN ed è andato tutto per il meglio. Vedete, wifi connesso, la versione, ho controllato gli aggiornamenti per vedere se c'era un nuovo firmware, tutto aggiornato. Vedete da sopra anche tutti quanti i valori della messa a terra, della fase e del neutro. E qui niente, qui ho dovuto scegliere per la configurazione la parte dell'amperaggio che volevo immettere nella wallbox. Avevo messo inizialmente 12 ampere perché comunque non volevo esagerare con l'immissione di energia nella macchina. Poi dopo mi sono documentato un po' meglio e ho deciso e ho optato, diciamo, per mettere i 16 ampere. Qui diciamo che c'erano anche le altre protezioni per non far ricaricare altre macchine, però non le ho toccate. Ho messo che praticamente poteva caricare qualsiasi macchina, anche perché ho la macchina nel garage e quindi non mi serve, diciamo, questo tipo di protezione. Qui ho modificato il parametro finale, diciamo, ho inserito i 16 ampere per la ricarica e niente, ho dato il salvataggio. Quindi si è tutto quanto sincronizzato col wall connector ed è pronto, diciamo, adesso per la connessione in garage. Queste configurazioni le ho fatte tutte quante, diciamo, su da casa con il wifi attaccato. Questo è praticamente la prima accensione, un po' di ansietta e voilà. Nel quadro c'è un magneto termico da 16 ampere con 2 fusibili per proteggere bene l'impianto. Questa è la prima accensione del wall connector in garage, per la sua sede fissata al muro, con non pochi problemi anche lì, con delle vitarelle. Ed ecco qui la luce pulsante
che indica una corretta installazione, ed è tutto pronto, diciamo, per la ricarica. Ricordate di iscrivervi al canale. E adesso niente, aspettiamo il 10 novembre 2023 per la consegna della Tesla, così faremo la prima carica insieme. Ciao!